Benvenuti, sono Enrico Pugedu, responsabile della Business Unit Startup del Polo Tecnologico Alto Adriatico. Il Polo Tecnologico è un incubatore certificato di startup innovative specializzato nell'offrire assistenza e servizi di pre-incubazione, incubazione e accelerazione per progetti imprenditoriali innovativi. In questa serie di video, io e il team di esperti dell'incubatore condivideremo con voi alcuni contenuti fondamentali per avviare un progetto imprenditoriale di successo. Vi invito a visitare il nostro sito web per esplorare il nostro catalogo dei servizi, dove troverete informazioni dettagliate sui programmi e servizi offerti dall'incubatore. In questo video parleremo del pitch e del suo ruolo fondamentale nell'avvio e nella crescita di un progetto imprenditoriale. Spiegherò quindi in che cosa consiste un pitch e perché rappresenta uno strumento importante per le start-up alla ricerca di investitori, partner o clienti potenziali. Il pitch è una presentazione breve, concisa ed efficace, utilizzata per comunicare in modo chiaro e convincente l'idea di business di una startup. Rappresenta un vero e proprio documento di vendita, mediante il quale il team imprenditoriale intende spiegare rapidamente chi è e che cosa intende realizzare, con l'obiettivo di convincere l'interlocutore ad approfondire il progetto attraverso un successivo contatto. È importante sottolineare che il pitch non mira soltanto a spiegare, ma soprattutto a convincere. Il pitch deve essere realizzato da una startup in un breve lasso di tempo, solitamente non più di 5 minuti, poiché l'obiettivo è mantenere l'attenzione dell'interlocutore sui punti chiave del progetto imprenditoriale. Per questo motivo risulta utile strutturare il pitch seguendo un ordine preciso di argomenti che consentiranno al team di comunicare in modo chiaro ed efficace. Andiamo ora ad analizzare più approfonditamente la struttura del pitch e i suoi elementi essenziali. Nel corso del pitch ci si potrà valere di un pitch deck, ovvero di una presentazione visiva, ad esempio sotto forma di diapositive, che ha l'obiettivo di supportare e arricchire il discorso orale del presentatore. L'avvio del pitch rappresenta una delle parti più importanti per catturare l'attenzione dell'interlocutore. A questo scopo può essere utile inserire un elevator pitch, ovvero una breve introduzione di 30-60 secondi che cattura l'attenzione dell'ascoltatore, spiegando in modo chiaro e coinvolgente la soluzione proposta dalla startup nei suoi elementi chiave. In questa sezione è fondamentale descrivere in modo chiaro il problema o l'esigenza che il prodotto o il servizio della startup mira a risolvere. È importante comunicare in modo chiaro ed incisivo il motivo per cui le soluzioni attualmente disponibili non sono sufficienti ad affrontare tale problematica. Questa sezione deve descrivere la soluzione innovativa che risolverà il problema identificato. Nel momento in cui si descrive la soluzione, è importante evidenziare il valore unico della proposta della startup in termini di prodotto e servizio e come si differenzia dalle soluzioni esistenti sul mercato. A questo punto è cruciale presentare le motivazioni per cui la soluzione proposta rappresenta un'opportunità di mercato. Può essere utile fornire informazioni e dati rilevanti come i segmenti di clientela target, la dimensione del mercato e la sua crescita, facendo riferimento ai trend attuali, se disponibili. Queste informazioni contribuiranno ad evidenziare il potenziale di crescita del prodotto o servizio nel contesto di mercato. Questa sezione è dedicata all'identificazione dei principali concorrenti. È importante evidenziare i vantaggi competitivi che distinguono la soluzione della startup dai competitor presenti sul mercato. La sezione sul modello di business deve contenere una spiegazione chiara di come la startup genera entrate e garantirà la propria redditività nel lungo termine. È possibile includere informazioni sulle fonti di ricavo, sulle strategie di monetizzazione, su come viene determinato il prezzo di vendita del prodotto o servizio e sul modello di vendita e distribuzione. Questa è una parte molto importante del pitch che serve a presentare le competenze e le esperienze del team imprenditoriale e, se presenti, di eventuali partner chiave del team. L'obiettivo è quello di dimostrare che il team ha la capacità di realizzare con successo il progetto imprenditoriale. Insieme a quella sul team, la sezione dei financial è una di quelle che solitamente riceve maggiore attenzione da parte degli uditori. È quindi opportuno presentare in modo chiaro i dati economici e finanziari, in modo da fornire un quadro esaustivo della situazione economica della startup e della sua capacità di generare profitti e gestire le risorse finanziarie. Possono essere inclusi elementi come il break-even point, il livello di fatturato e l'EBITDA.
Per quanto riguarda le milestone, è necessario illustrare i progressi già raggiunti dalla startup, come ad esempio i clienti acquisiti, partnership o risultati significativi. Per quanto riguarda invece la roadmap, è importante delineare la visione a lungo termine e gli obiettivi futuri che la startup si propone di raggiungere. Questi obiettivi possono riguardare i test di validazione del prodotto o servizio attraverso l'MVP, il lancio di un prodotto o servizio sul mercato, l'acquisizione di clienti, l'espansione in nuovi mercati o altre pietre miliari chiave per il successo della startup. Se il pitch è rivolto agli investitori, è opportuno includere una chiara richiesta di finanziamento e una spiegazione di come i fondi saranno utilizzati per sostenere la crescita della startup. Al termine del pitch è consigliabile prevedere spazio per le domande e il dialogo con gli interlocutori. Prevedete inoltre un periodo di tempo nella vostra presentazione per rispondere alle eventuali richieste di approfondimento o chiarimenti. Come abbiamo visto, il pitch ha lo scopo di catturare l'attenzione degli uditori e suscitare l'interesse per richiedere ulteriori informazioni. Per questo motivo sarà necessario disporre di un documento più approfondito come il business plan, completo delle sezioni qualitative e quantitative, che fornirà un quadro dettagliato del progetto imprenditoriale. Questo consentirà a potenziali investitori o partner di approfondire la comprensione di quanto esposto nel pitch. Uno degli errori più comuni commessi dalle start-up è quello di presentarsi in modo generico, senza adattare la proposta all'interlocutore. Al contrario, è di fondamentale importanza considerare sempre chi si ha di fronte e cercare di adattare la proposta in modo da intercettare i suoi bisogni specifici. Quando ci si trova di fronte a un investitore è essenziale concentrarsi sulla richiesta di finanziamento e sulle opportunità di investimento offerte dal progetto. In questa situazione, l'obiettivo principale è dimostrare come il progetto possa generare ritorni finanziari significativi e quali vantaggi competitivi possa offrire agli investitori. D'altra parte, se l'interlocutore è un potenziale cliente, è importante focalizzarsi sul valore unico offerto dal prodotto o servizio e spiegare in modo convincente perché il cliente dovrebbe utilizzarlo. In questa circostanza, l'attenzione deve essere rivolta alla risoluzione di un problema specifico del cliente o alla soddisfazione di un suo bisogno specifico. Se invece l'interlocutore è una banca, è importante adattare il pitch in base alle specifiche esigenze e criteri della banca stessa. Le banche sono solite valutare i progetti imprenditoriali in base a criteri finanziari di rischio, pertanto è fondamentale fornire loro le informazioni necessarie per valutare la solidità finanziaria del progetto. Infine, è importante dedicare del tempo a perfezionare il pitch. Provare, correggere, discutere. Questi sono passaggi fondamentali per assicurarsi che tutti i temi fondamentali siano contenuti ed argomentati in modo coerente ed efficace dal punto di vista comunicativo. Prestare attenzione all'utilizzo della voce e al linguaggio del corpo contribuirà a rendere il pitch ancora più efficace. A questo proposito il consiglio è quello di partecipare a startup competition o rivolgersi a degli incubatori per raccogliere feedback sull'efficacia della presentazione. È consigliabile inoltre inserire nel pitch deck immagini, grafici e testi brevi per catturare l'attenzione e comunicare in modo visivamente accattivante quanto esposto.